Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, ci troviamo qui alla Steg ad Hammamet. Sì. Per chi non sapesse cos'è la Steg è un fornitore di corrente elettrica e gas per la Tunisia. Sì. Noi in questo caso siamo venuti qua per pagare la nostra bolletta, anzi le nostre bollette, perché la penultima non ce l'ha stata recapitata e quindi ce l'ha saltata. In questo caso noi abbiamo pagato 4 mesi di bolletta, ecco, di bolletta pari a un importo di 234 dinari tra luce e gas. È vero che noi in questo periodo, quindi nel periodo in blu di freddo, abbiamo tenuto le pompe di calore acceso, abbiamo tenuto anche i termosifoni accesi con la caldaia. Però pensate che abbiamo pagato 234 dinari, scusate, per 4 mesi non è male. Allora, in euro sono qua neanche 80 euro, fate un calcolo diviso 4 mesi, sono poco meno di 20 euro a mese di luce e gas, e poi noi a parte paghiamo anche l'acqua. E anche lì mi sembra che abbiamo pagato ultimamente sui 15 dinari, pari a 5 euro in 3 mesi, perché l'acqua arriva ogni 3 mesi, pochissimo. Ora vediamo, comunque i costi sono abbastanza buoni, buoni. Allora, se arrivava la bolletta noi saremmo andati alla posta, come già stamattina siamo andati alla posta per fare una raccomandata, quindi avremmo fatto la fila anche per pagare la bolletta. Sì. Ma in questo caso la bolletta non è arrivata e siamo andati a prendere direttamente il format che loro ti stampano, perché ti inviano tramite SMS un codice. Con questo codice ti presenti qui alla Steg e ti stampano il format, che poi sempre all'interno della Steg, quindi a 2 metri di distanza c'è la cassa dove informazione, si paga. ci sta la cassa dove si paga in maniera molto tranquilla, quindi non fai doppie file per quanto riguarda prima la Steg e poi alla posta. E tra l'altro, se tu per esempio ti dimentichi di portare la bolletta, solitamente chi si fa recapitare la bolletta a casa riceve solitamente un messaggio cellulare, no? Di conferma con il numero delle tue fatture e tutto, tu ti porti quello e loro ti estrapolano la fattura direttamente e tu la paghi anche senza avere la carta in mano. L'importante è che hai un messaggio da fargli vedere con i numeri diciamo di riferimento della tua bolletta. Ecco, sembra tutto difficile, ma poi quando uno entra nel giro e nel sistema, ecco, vero e proprio sistema, non sembra così tanto difficile, dai, è soltanto una perdita di tempo per quanto riguarda le file, ecco. Poi tra l'altro abbiamo visto che in quasi tutti gli uffici pubblici ci lavorano tantissime persone, e quindi se tu per esempio ti accorgi che c'è una fila che ti sembra da fuori un po' lunga, 5 minuti e c'è un via vai di persone, quindi non si fa tanta fila. È molto raro che accade, perché ci deve essere veramente tanta gente, perché all'interno degli uffici almeno ci sono 10 dipendenti, una persona per ogni dipendente, quindi in pochi minuti si fa un'attesa di pochi minuti e si sbriga tutto velocemente. Ora noi da qui andremo presso la nostra dermatologa perché ha fatto già un primo intervento a me che mi ha bruciato qui. Vedete questa macchia? Era una secrezione, me l'ha bruciato con dell'azoto liquido e adesso andiamo lì per fare un controllo. Giusto? Sì, andiamo. Siamo tornati a casa. Ok, l'intervento della dottoressa ha fatto sì che mi mettesse un cerotto, va bene. Ha continuato ancora a bruciarmelo, questa parte, e dopo una piccola crema e dopo cerotto, per evitare che polveri o altre cose ci arrivano dentro. L'intervento mi è costato all'incirca 40 euro, pari a 120 dinari. Non è caro, perché ci sono andato già 3 volte. Per 3 volte mi ha fatto appunto la pulizia e me l'ha bruciato qui con l'ozono, me l'ha controllato, e 40 euro non sono tanti, quindi sono andato da questa dottoressa, una specialista, che mi ha controllato, mi ha fatto appunto l'intervento e mi ha fatto pagare per un totale di 40 euro, pari a 120 dinari. Allora, abbiamo pagato la bolletta Enel, scusate, la bolletta di corrente elettrica e gas, Steg.
Ora invece faccio vedere che lo tirate fuori, faccio vedere la bolletta dell'acqua. Ecco, guardate, molto diverse dalle nostre, diverse dalle nostre, e queste bollette sono trimestrali, e vabbè, ho pagate tutte queste qua, c'ho anche il mio bel raccoglitore dove le metto, dove le tengo. L'acqua pubblica qui in Tunisia è affidata alla società Sonede, che gestisce appunto tutta l'acqua pubblica potabile di tutta la Tunisia. Allora, facendo un esempio di queste bollette che mi sono arrivate, anzi dimenticavo, potete pagare le bollette anche attraverso il sito internet di Sonede tramite l'utilizzo di carte di credito, se no vi recate alla posta a fare la fila. Quindi, tornando a quanto ho pagato io in questi ultimi mesi, allora, ottobre, novembre, dicembre ho pagato 14 dinari e 500 millesimi, facendo un rapporto che un euro è pari a 3 dinari, ho pagato quasi 5 euro per 3 mesi di acqua. Invece per i 3 mesi successivi, quindi gennaio, febbraio e marzo, ho pagato 16 dinari e 100 millesimi, poco più di 5 euro, quindi siamo sempre là. È vero che siamo in 2, anzi 3 con Rudy, è anche vero che tutti i giorni ci laviamo e facciamo la lavatrice, come tutte le persone, ma è anche vero che un prezzo così basso in Italia non ci sta, non l'avremmo mai. Quindi è pacifico, se 1 più 1 fa 2, che qui le utenze costano molto meno dell'Italia. In Italia un bimestre normale di corrente elettrica, se ben mi ricordo, io pagavo intorno alle 100 euro, 110, 120 all'incirca. Fra altre cose, all'interno della bolletta ci stava pure i 10 euro di canone, ma questo qui era il prezzo che io andavo a pagare. Qui molto meno. Idem per quanto riguarda l'acqua. L'acqua io mi ricordo che pagavo bollette intorno ai 60-80 euro, che in paragone con quelle della Tunisia sono una cifra mega galattica. Per quanto riguarda invece l'intervento, mi è costato all'incirca 40 euro, pari a 120 dinari. Non è caro, perché ci sono andato già 3 volte. Per 3 volte mi ha fatto appunto la pulizia e me l'ha bruciato qui con l'ozono, me l'ha controllato, e 40 euro non sono tanti. Quindi sono andato da questa dottoressa, una specialista, che mi ha controllato, mi ha fatto appunto l'intervento e mi ha fatto pagare per un totale di 40 euro, pari a 120 dinari. Non è male. Per quanto riguarda invece internet e la telefonia mobile fissa, io e Sara stiamo utilizzando la linea della compagnia telefonica Orange, ci sta anche l'Oredo, ma l'Orange dove siamo noi prende meglio. Abbiamo anche un abbonamento internet, quindi una connessione dati pari a 55 giga, 55 dinari. Qui l'internet costa molto più dell'Italia. Questo per noi non è buono, perché lavoriamo sempre sui social, su internet, e quindi trasferimento video, file, questo ci penalizza. Anche è vero che a giorni attiveremo la linea fissa della Telecom, che ci permette di avere con 50 dinari una connessione dati, qui la chiamano VPS o qualcosa di simile, che è più veloce della DSL, quindi con un trasferimento dati a 20 mega al secondo, per un importo di 50 dinari mensili. Quindi ci resta a Sara soltanto di farci un abbonamento all'Orange per quanto riguarda le chiamate da cellulare, e con una cifra di 10 dinari avremo una connessione di 10 circa giga di internet. Questo fatto di che internet costi caro qui è veramente fastidioso,
perché se costa per noi caro, figuratevi per quelle persone che non se lo possono più permettere più di tanto. Vabbè, ormai internet entra nelle case di tutti, internet è informazione, internet è studio e sviluppo, quindi speriamo che anche qui a poco migliori la situazione. Nel frattempo si è aggiunta anche Sara. Volevo soltanto completare il discorso dell'abbonamento con Telecom per la linea fissa. Pagheremo 50 dinari appunto con Telecom e avremo no limits, quindi questo è importante, quindi una velocità di 20 mega al secondo, no limits, quindi possiamo stare ore e ore su internet, quindi ci permetterà anche di vedere tutti i canali italiani, quindi sei contenta Sara, no? Molto. Ad oggi noi guardiamo soltanto programmi inglesi, francesi e arabi, l'Italia no. D'ora in poi speriamo di vedere anche la TV italiana. A me non è mancata più di tanto. Beh, a me piace sentire gli attori quando parlano in originale la loro lingua. Noi col fatto che guardiamo in Italia la televisione italiana ci sono spesso i doppiaggi, no? E quindi tu non hai la percezione, non ti vivi il film in maniera, diciamo, piena, no? A 360 gradi. Quindi se quando tu senti quell'attore con la sua voce non ti sembra nemmeno la sua, ti sembra invece un doppiaggio, invece no, è la sua cosa. Bello, particolare, ti devo dire anche interessante seguire i film in inglese, prevalentemente in inglese. Sì. Va bene, vi ho illustrato un pochettino le bollette, luce, acqua, Enel, più internet. Qui non si paga il canone, poi cosa manca? Mancherà qualche altra cosa? No, niente. Con internet vedremo anche la TV italiana. Sì. Siamo appoggiati sul nostro divano. Bello. Ci stiamo preparando per un altro video, per un'altra cosa da raccontarvi e vi ricordo che noi diamo servizio e assistenza italiana in loco, quindi ci troverete qua presenti me, Sara e tutti i nostri collaboratori pronti a darvi una mano. Sul nostro shop della pagina Facebook troverete tutte le nostre offerte e su pagina internet troverete altre offerte. Pagina internet è www.toktoktunisia.com e lì troverete tutte le nostre offerte, tutte le strutture con cui noi collaboriamo, Sì. le migliori strutture 4-5 stelle che si trovano qui in Tunisia. Quindi seguiteci su Facebook, condividete il mio canale YouTube, aiutateci a farlo crescere e anche su Instagram, Tok Tok Tunisia. Va bene, ciao a Ciao. tutti!